Se cercate un viaggio alternativo, fuori dai circuiti tradizionali e lontano dal turismo di massa, il Sudan è una meta ideale. Il paese africano ha molto da offrire, soprattutto se siete amanti della storia e volete scoprire le testimonianze millenarie degli antichi regni dei faraoni neri. In particolare il Sudan settentrionale è disseminato di siti archeologici di grande interesse, come la necropoli di Nuri, dove riposano sotto le piramidi 19 re e 53 regine. Ma le tipiche piramidi aguzze del Sudan si possono vedere anche nel luogo simbolo del paese, la mitica necropoli reale di Meroe, patrimonio mondiale dell'UNESCO che visitata all'alba o al tramonto regala sensazioni davvero uniche. Ma sono tanti i luoghi sorprendenti del Sudan, come il maestoso tempio di Soleb sulle rive del Nilo. In un paese certo complicato e difficile, apprezzerete però la grande ospitalità della gente, tra una buona tazza del caffè locale e tradizioni da vivere in prima persona. Tutto questo in Viaggio con me. L'approdo a Khartoum già promette bene. Ovviamente la capitale del Sudan, che in tutta la sua estensione urbana conta oltre 7 milioni di abitanti, è il punto di partenza per qualsiasi direzione verso il paese, ma una gita lungo il Nilo serve a prendere confidenza con il posto. Questo infatti è il luogo dove il Nilo Bianco incontra il Nilo Azzurro, dando vita al fiume più lungo del mondo. Con i livelli di acqua così alti c'è poca gente lungo le sponde, ma nel periodo secco, da novembre ad aprile, qui è pieno di gente che se ne sta piacevolmente a gozzovigliare con i piedi in ammollo. Dalla barca si può scorgere il palazzo presidenziale, ma anche qualche altra moderna costruzione che caratterizza la zona centrale di Khartoum, dove si concentrano anche gli alberghi, le ambasciate e le residenze degli stranieri. Un fazzoletto di terra un po' diverso dalle atmosfere di Khartoum Nord, Khartoum 2 e Omdurman, le altre grandi aree in cui è suddivisa la capitale. Ma per entrare in contatto con la vita e l'atmosfera autentica della città bisogna andare come sempre nei mercati, come il souk di Omdurman, che è tra l'altro tra i più grandi dell'East Africa. È un calendoscopio di colori e odori, ma anche la prova tangibile della grande ospitalità e cordialità del popolo sudanese. Questo è anche il posto giusto per comprare qualche souvenir da portare a casa e se vi piacciono le sfide culinarie potete anche assaggiare lo street food locale. Qualche monumento da visitare in città c'è, come il Museo Nazionale o la tomba di Mahdi, ma è decisamente più gratificante visitare il mercato dei cammelli di El Mohi, che dista meno di un'ora di auto dal centro della capitale. Questo posto è pazzesco. Qui ogni giorno gli allevatori di bestiame che arrivano da tutto il paese si danno appuntamento per i loro commerci e nelle giornate più affollate si possono contare più di 10.000 animali, molti dei quali sono proprio cammelli, una risorsa preziosissima per il Sudan. La razza di questi animali è infatti conosciuta e apprezzata in tutta l'Africa. Un buon cammello può arrivare a costare anche più di $2.000, che per l'economia locale sono molti soldi, ma in questa ampia radura polverosa ci sono anche cavalli, asini, capre, mucche ed altri animali in un caotico pascolo che si perde a vista d'occhio. Un luogo consigliatissimo con le dovute precauzioni, crema solare e sciarpe o fazzoletti sulla bocca per proteggervi dalla polvere e dalla sabbia che con ogni probabilità vi porterete a casa a fine viaggio. Prima di lasciare la città c'è però un'altra esperienza assolutamente imperdibile, la danza dei dervisci che si svolge quasi tutti i venerdì al tramonto vicino alla tomba del sacerdote sufi Ahmed al-Nil.
Questo rito ipnotico è un po' diverso dalle famose danze folcloristiche dei dervisci rotanti. Qui sembra che i cerimonieri puntino direttamente alla folla degli astanti, invitandoli alla preghiera, a una sorta di purificazione collettiva, di avvicinamento a Dio. La timbrica e il ritmo dei tamburi aiutano questo temporaneo distacco terreno. Se venite a Khartoum non potete lasciarvi sfuggire questo evento. La meta principale di questo viaggio è quella del Sudan archeologico, seguendo le testimonianze storiche degli antichi faraoni neri che un tempo dominavano l'area dell'Alta Nubia, oggi territorio del Sudan settentrionale. Il primo assaggio delle meraviglie che questa avventura mi ha regalato è stata la visita di Ol Dongola, che tutto sommato ha una storia abbastanza recente. Questo insediamento medievale, fondato nel V secolo, divenne la capitale del regno di Makuria e un importante centro cristiano. Qui si possono vedere ancora i resti dei vecchi monasteri e delle chiese, come quella della colonna di granito a pochi passi dalla sponda del Nilo. La costruzione meglio conservata è però la Sala del Trono, chiaramente un avamposto di difesa che domina tutta l'area dalla sua posizione sopraelevata. Ma ad avermi colpito particolarmente è stato anche il vicino cimitero islamico, risalente al XVII secolo, con le sue caratteristiche tombe, le cosiddette Qubba, luoghi di sepoltura di santi musulmani. La peculiare forma a cupola di queste tombe è la giusta anticipazione di quello che si troverà nella grande necropoli di Nuri. In effetti il Sudan è disseminato di tombe e antichi monumenti funerari. Uno dei più impressionanti è proprio il sito archeologico di Nuri, dove sono sepolti i sovrani di Napata, la prima capitale del regno di Kush. Un posto affogato dalla sabbia nel deserto di Karima. Ci troviamo nel cimitero imperiale di Napata. Pensate che qui sono sepolti ben 14 re e 53 regine. Un luogo incredibile, forse uno dei più suggestivi del Sudan. Luogo simbolo per queste piramidi, tra cui alle mie spalle c'è quella più alta in assoluto di tutto il Sudan. Piccola rispetto ovviamente alle piramidi egizie, ma alta 60 metri. Il sito è patrimonio dell'UNESCO, un riconoscimento che sottolinea anche la peculiarità di queste piramidi, che rispetto a quelle egiziane non hanno la camera mortuaria al loro interno. Questa infatti veniva scavata sotto la struttura ed era accessibile con un tunnel dall'esterno. Un cimitero davvero unico e imponente. Nella zona di Karima una tappa fondamentale è al cospetto della montagna sacra di Jebel Barkal. Qui si può ammirare quello che resta del tempio del dio Amon, che la tradizione vuole che fosse nato proprio da queste rocce. Ma al di là delle testimonianze storiche, è proprio la montagna ad avere qualcosa di magico. Il consiglio è assolutamente quello di salire in cima al tramonto. Una passeggiata non esente da qualche fiatone, anche se qui i ragazzi locali la scalano in ciabatte. L'importante è arrivare alla sommità e godersi la spettacolare vista a 360 gradi in rigoroso silenzio contemplativo.
Una breve sosta alla terza cateratta del Nilo, una delle principali anse naturali del grande fiume, è un buon viatico per quello che le sue sponde possono celare. Bisogna infatti attraversare le sue acque, sovente presidiate da qualche coccodrillo, per accedere a qualcosa di inaspettato, sempre a patto che la piccola imbarcazione del Caronte locale non venga trascinata via dalla corrente. L'approdo sulla sponda opposta vi farà tirare un sospiro di sollievo, ma dietro la fitta vegetazione proprio il fiato vi mancherà alla vista del grande tempio di Soleb. I libri di testo ufficiale non lo definiscono così, ma questo è il tempio del divertimento. In effetti il padrone di casa, il faraone Amun-Hotep, lo fece costruire per festeggiare i 30 anni del suo regno, e la festa gli piacque così tanto che ogni 3 anni decise di venire qui e festeggiare il giubileo di questo grande evento. Trovarsi a fine giornata intorno al fuoco nel campo tendato, a raccontarsi le emozioni del viaggio con i compagni di avventura è davvero piacevole, ma alle prime luci dell'alba è già tempo di partire verso le altre tappe del nostro itinerario. Le trasferte in fuoristrada sono spesso lunghe e faticose, ma è anche piacevole perdersi nelle atmosfere offerte dai 3 deserti che si incontrano lungo la rotta, quello nubiano, il deserto occidentale, e quello di Bayuda, dove non di rado è possibile incontrare qualche nomade intorno alle pozze d'acqua, ma anche in qualche punto di ristoro, dove i locali si fermano per godersi un momento di relax, magari a fumare, ma sicuramente a bere una tazza del famoso caffè sudanese, piuttosto buono, anche se preferisco, e lo dico senza timore, quello di casa nostra. Un programma lungo la storia del Sudan prevede ovviamente la visita alla vecchia città di Kerma, un sito archeologico che risale addirittura ad oltre 3500 anni fa, quindi ben prima della conquista da parte dei faraoni egiziani avvenuta nel 1550 a.C. Questo insediamento era il principale centro del regno di Kush, caratterizzato da un grande edificio chiamato Defuffa. Probabilmente un luogo destinato al culto, che spesso prevedeva, ahimè, il sacrificio di uomini e animali, le cui tombe si trovano in quest'area insieme a quello che resta del vecchio insediamento abitato, tra case e negozi. Nell'adiacente museo si possono vedere molti reperti piuttosto interessanti, tra cui le famose 7 statue dei faraoni neri, dove spiccano quelli di Taharqa e Tawentamani, trovate in modo del tutto casuale sotto il pavimento di un tempio. A una quindicina di chilometri di distanza da Kerma si arriva a Tombos, un piccolo villaggio vicino alla terza cateratta del Nilo, famoso per la presenza di un'altra statua del faraone Taharqa, caduta forse durante il trasporto più di 2700 anni fa e lasciata misteriosamente lì. Ma proprio in questo luogo si può ammirare anche la stele di Thummose I, che con la sua iscrizione all'epoca segnava i confini meridionali del suo regno. Un viaggio in Sudan offre ben pochi comfort occidentali. Le soste per mangiare si fanno spesso nelle semplici ma accoglienti e colorate case nubiane, dove ci si può fermare anche per la notte.
Per attraversare il Nilo da una sponda all'altra non ci sono i ponti, ma ci si affida a delle imbarcazioni locali tutt'altro che moderne, anche se alla fine svolgono egregiamente il loro lavoro. Ma il piatto forte del Sudan è rappresentato, l'abbiamo detto, dai tanti scavi archeologici che ogni giorno regalano nuove scoperte agli studiosi. Una delle zone più interessanti è il sito di Musawarat, dove si trova il tempio più grande del Sudan, il grande recinto, o chiamato anche Tempio degli Elefanti, dove probabilmente si addomesticavano proprio i pachidermi durante il regno meroitico attorno al 200 a.C. Un posto reso ancor più affascinante dal contesto ambientale tra le colline e la savana. Altrettanto suggestiva è l'area archeologica di Naga, dove spicca sicuramente il peculiare tempio di Apedemak, il dio con la testa di leone, del I secolo d.C. Anche se a interessare parecchio gli studiosi e i visitatori è il vicino edificio chiamato chiosco, in cui appaiono contemporaneamente gli stili egizio, romano e greco. Davvero una testimonianza antica particolare, resa ancor più allettante dal fatto che tutti questi posti si possono scoprire e godere senza folla, senza file e senza venditori di souvenir, un po' come se fossimo anche noi degli archeologi sul campo. Ma c'è un ultimo posto imperdibile, la spettacolare necropoli reale di Meroe, il luogo più simbolico e conosciuto del Sudan. Vale la pena mettere la sveglia molto presto per godere questo luogo con gli stessi occhi e forse con lo stesso stupore dei primi esploratori. È qui a Meroe che il Sudan archeologico prova a dire che non è secondo a nessuno, e in effetti, forse non in tanti sanno, il numero di piramidi che si trova in questo paese è addirittura superiore e di molto a quello dell'Egitto classico. Con le prime luci del giorno, ma anche al tramonto, le oltre 40 piramidi sembrano emergere dalla sabbia, rivelando tutta la loro ipnotica bellezza. Anche se sfregiate dalla mano bramosa di reperti dell'esploratore italiano Giuseppe Ferlini, che nei primi dell'Ottocento fece saltare con la dinamite tutte le punte, queste piramidi non hanno perso il loro fascino e da sole valgono sicuramente un viaggio in Sudan.